Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Eccoci qui con un nuovo episodio della nostra telenovela. Here we are again with Marina, Michele, Deborah and their friends for another session of listening practice. What will they talk about this time? Listen carefully to catch the recurring expressions that we used in the previous videos and many new ones. After each audio, I will ask you some questions in Italian. And you can download the transcript to understand more easily and to review what you just learned. And please don't forget to subscribe to this channel. Cominciamo! Italian Listening Practice 7. La volta scorsa Anna e Michele, due amici di vecchia data, si sono incontrati in un bar per parlare. Secondo Michele, Anna è sempre stata gelosa della sua fidanzata Marina. Cosa vuol dire? Pensate che sia vero? Ascoltiamo un dialogo tra Anna e la sua amica Deborah. Solo un amico? Ciao Anna, ti disturbo? Sei da sola? Ciao Deborah, vieni pure, non c'è nessuno. Come va il lavoro oggi? Con questo tempo non c'è molta gente in giro. Infatti oggi è un mortorio, ho avuto solo 2 clienti stamattina. E nel tuo studio come va? Guarda, ho anche troppo da fare. Devo tornare in tribunale alle 4, ma avevo bisogno di una pausa. Ah, sai chi mi ha scritto? Marina, la fidanzata del tuo amico Michele. Ex fidanzata, l'ha mollato così, da un giorno all'altro. Mi sembra di capire che non ti stia molto simpatica. Non esageriamo, non ho niente contro Marina, anzi penso che sia una persona in gamba, è solo che quei due non erano una bella coppia. Comunque Michele è un tipo interessante. Sei sicura che per te sia solo un amico? Buongiorno Anna, ho urgente bisogno di lei. Buongiorno, signora Perbellini, eccomi qua, sono a sua disposizione. Scusa Deborah, ma devo andare. Tranquilla, ti lascio lavorare. Ciao, salutami Michele. Di cosa hanno parlato Anna e Deborah? Secondo voi, dove lavora Anna? E che lavoro fa Deborah? Riascoltiamo con la trascrizione. Ciao Anna, ti disturbo? Sei da sola? Ciao Deborah, vieni pure, non c'è nessuno. Come va il lavoro oggi? Con questo tempo non c'è molta gente in giro. Infatti oggi è un mortorio, ho avuto solo 2 clienti stamattina. E nel tuo studio come va? Guarda, ho anche troppo da fare. Devo tornare in tribunale alle 4, ma avevo bisogno di una pausa. Ah, sai chi mi ha scritto? Marina, la fidanzata del tuo amico Michele. Ex fidanzata, l'ha mollato così, da un giorno all'altro. Mi sembra di capire che non ti stia molto simpatica. Non esageriamo, non ho niente contro Marina, anzi penso che sia una persona in gamba, è solo che quei due non erano una bella coppia. Comunque Michele è un tipo interessante. Sei sicura che per te sia solo un amico? Buongiorno Anna, ho urgente bisogno di lei. Buongiorno, signora Perbellini, eccomi qua, sono a sua disposizione. Scusa Deborah, ma devo andare. Tranquilla, ti lascio lavorare. Ciao, salutami Michele. Anna lavora in un negozio. Alla mattina ha avuto solo 2 clienti perché è un giorno di pioggia e non c'è gente in giro. Deborah invece lavora in uno studio legale. Probabilmente fa l'avvocato e alle 4 deve tornare in tribunale. Anna e Deborah stavano parlando di Marina e Michele, ma sono state interrotte da una cliente di Anna. Anna works in a shop and her friends often pop by to say hello. Before we go on, I want to explain the meaning of the verb combinare. It means to combine, to mix, but it's often used to indicate that someone has made a mess or is up to something. Cosa stai combinando? What are you up to? Ho combinato un guaio. I messed up.
Now let's see who else pops over to Anna's shop. Vediamo chi arriva adesso nel negozio di Anna. Mamma mia, che disastro! Ciao Anna, come va? Sei libera? Michele, proprio tu. Ho una cliente, ma ho quasi finito. Un minuto e arrivo. Ok, fai pure, mi siedo qui. Ecco lei, signora Perbellini. Grazie e buona giornata. Eccomi qua. Meno male che sei arrivato. La signora mi stava raccontando tutto delle sue vacanze. Naturalmente in un posto di lusso, beata lei. Beh, allora sarà un'ottima cliente. Tienitela stretta. Puoi dirlo. Ha comprato gli occhiali più costosi che ho in negozio. A proposito, guarda cosa ha combinato Attila, si è mangiato i miei occhiali da sole. Mamma mia, che disastro! Mi dispiace, ma questi occhiali sono da buttare. Non si possono assolutamente riparare. Peccato, mi piacevano proprio tanto. Quel cane mi sta distruggendo la casa. Oh beh, se l'hai chiamato Attila, un motivo ci sarà. Adesso dovreste aver capito in che tipo di negozio lavora Anna. Che cosa vende? Chi è Attila e cosa ha combinato? Riascoltiamo. Ciao Anna, come va? Sei libera? Michele, proprio tu. Ho una cliente, ma ho quasi finito. Un minuto e arrivo. Ok, fai pure, mi siedo qui. Ecco lei, signora Perbellini. Grazie e buona giornata. Eccomi qua. Meno male che sei arrivato. La signora mi stava raccontando tutto delle sue vacanze. Naturalmente in un posto di lusso, beata lei. Beh, allora sarà un'ottima cliente. Tienitela stretta. Puoi dirlo. Ha comprato gli occhiali più costosi che ho in negozio. A proposito, guarda cosa ha combinato Attila, si è mangiato i miei occhiali da sole. Mamma mia, che disastro! Mi dispiace, ma questi occhiali sono da buttare. Non si possono assolutamente riparare. Peccato, mi piacevano proprio tanto. Quel cane mi sta distruggendo la casa. Oh beh, se l'hai chiamato Attila, un motivo ci sarà. Anna lavora in un negozio di ottica e vende occhiali. Attila è il cane di Michele e si è mangiato i suoi occhiali da sole. Adesso leggiamo insieme una email di lavoro scritta da Deborah. Il linguaggio è un po' diverso da quello dei dialoghi, ma è sempre piuttosto informale. Caro collega, Caro Gianni, ho bisogno di chiederti un favore per una questione piuttosto delicata. Ho un cliente che l'ha combinata grossa, deve essere processato per un reato penale a Milano e da un giorno all'altro ha deciso di trasferirsi in Francia senza dirmi niente. Come puoi immaginare, è un bel guaio. Il mio cliente giura che rientrerà in Italia prima del processo, ma il giudice non l'ha presa per niente bene. So che tu hai lavorato con dei colleghi di uno studio legale di Parigi. Avrei bisogno di contattarli per trovare una soluzione. La lingua non è un problema, anzi sono contenta di avere l'occasione di parlare francese, ma vorrei che tu li avvisassi che li chiamerò. Ti prego di farmi sapere qualcosa appena possibile. Grazie dell'aiuto, Deborah. cosa ha combinato il cliente di Deborah? Dove si è trasferito? Come farà Deborah a parlare con gli avvocati francesi? Conosce la lingua? Caro Gianni, ho bisogno di chiederti un favore per una questione piuttosto delicata. Ho un cliente che l'ha combinata grossa, deve essere processato per un reato penale a Milano e da un giorno all'altro ha deciso di trasferirsi in Francia senza dirmi niente. Come puoi immaginare, è un bel guaio. Il mio cliente giura che rientrerà in Italia prima del processo, ma il giudice non l'ha presa per niente bene. So che tu hai lavorato con dei colleghi di uno studio legale di Parigi. Avrei bisogno di contattarli per trovare una soluzione. La lingua non è un problema, anzi sono contenta di avere l'occasione di parlare francese, ma vorrei che tu li avvisassi che li chiamerò. Ti prego di farmi sapere qualcosa appena possibile. Grazie dell'aiuto, Deborah. Il cliente di Deborah si è trasferito in Francia. È un bel guaio perché deve essere processato, cioè
Deve presentarsi al Tribunale di Milano per un reato penale. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, Deborah conosce bene il francese ed è contenta di avere l'occasione di parlarlo. Come se la cava invece Marina? Ricordate? Voleva ricominciare a studiare il francese e aveva chiesto consiglio a Deborah. Vediamo ora cosa sta combinando. Che fatica! Allora Marina, hai ricominciato a studiare il francese? Come va? Sì, ho ricominciato. Ho anche comprato un bel libro di grammatica, ma faccio una fatica terribile a ricordarmi le regole. Deborah ti ha dato qualche consiglio utile? Sì, Deborah è stata gentilissima, ma forse il francese che ho imparato a scuola era più elementare di quello che pensavo. Ho provato a guardare dei video su YouTube, ma non capisco niente. Ma che video stai guardando? Non saranno troppo difficili? Guarda, c'è un canale YouTube con tutti questi video. Impara il francese in 30 minuti. Tutte le frasi che devi assolutamente sapere. Impara il francese dormendo. Ma dai Marina, è inutile che ascolti questa roba per ore. Sono solo frasi a caso, senza contesto e senza spiegazioni. Come fai a capire? In effetti non sono questi i video che mi ha consigliato Deborah. Ma sai com'è? È più facile cliccare su questa roba che studiare la grammatica. Ci credo, ma alla fine è tempo perso. Prima inizi a studiare seriamente e meglio è. Come sta andando lo studio del francese di Marina? Cosa ha provato a fare per ricominciare a studiarlo? Allora Marina, hai ricominciato a studiare il francese? Come va? Sì, ho ricominciato. Ho anche comprato un bel libro di grammatica, ma faccio una fatica terribile a ricordarmi le regole. Deborah ti ha dato qualche consiglio utile? Sì, Deborah è stata gentilissima, ma forse il francese che ho imparato a scuola era più elementare di quello che pensavo. Ho provato a guardare dei video su YouTube, ma non capisco niente. Ma che video stai guardando? Non saranno troppo difficili? Guarda, c'è un canale YouTube con tutti questi video. Impara il francese in 30 minuti. Tutte le frasi che devi assolutamente sapere. Impara il francese dormendo. Ma dai Marina, è inutile che ascolti questa roba per ore. Sono solo frasi a caso, senza contesto e senza spiegazioni. Come fai a capire? In effetti non sono questi i video che mi ha consigliato Deborah. Ma sai com'è? È più facile cliccare su questa roba che studiare la grammatica. Ci credo, ma alla fine è tempo perso. Prima inizi a studiare seriamente e meglio è. Lo studio del francese non sta andando molto bene. Marina dice che non capisce niente. Ha provato a guardare dei video su YouTube, ma forse non ha scelto quelli giusti. Vi lascio con un ultimo dialogo tra Sandra e Viola. Al cinema. Eccoti qua. Dai, siediti. Il film comincia tra 5 minuti. Scusa, ma c'era un traffico terribile. Quando piove tutti prendono la macchina. Allora, che film fanno stasera? Stasera c'è la rassegna dei grandi classici del cinema. Fanno la corazzata Potjomkin. Oddio, ma veramente? Non mi dire che è in russo. Ma cosa dici, Viola? È un film muto. Mamma mia, ancora peggio. Ma dove l'ho sentito nominare? Sono sicura di averlo già sentito. Ma certo, l'avrai sentito nominare in quel film di Fantozzi. Ecco, perché invece di stare qui non andiamo a casa mia a guardarci un vecchio film di Fantozzi? È decisamente più divertente. Ma Viola, sei sempre la solita. Ma dai. Ma dai. Eccoti qua. Dai, siediti. Il film comincia tra 5 minuti. Scusa, ma c'era un traffico terribile. Quando piove tutti prendono la macchina. Allora, che film fanno stasera? Stasera c'è la rassegna dei grandi classici del cinema. Fanno la corazzata Potjomkin. Oddio, ma veramente? Non mi dire che è in russo. Ma cosa dici, Viola? È un film muto. Mamma mia, ancora peggio.
Ma dove l'ho sentito nominare? Sono sicura di averlo già sentito. Ma certo, l'avrai sentito nominare in quel film di Fantozzi. Ecco, perché invece di stare qui non andiamo a casa mia a guardarci un vecchio film di Fantozzi? È decisamente più divertente. Ma Viola, sei sempre la solita. Ma dai! Ma dai. La corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca! Spero che questo video vi sia stato utile. I hope you found this video useful. There are other 6 episodes in this playlist, from simple sentences and dialogues to more complex situations like the ones described above. Check them out. Ciao, alla prossima!